Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Con oggi affronteremo il 23esimo step della settima fase, quindi andremo a lavorare sulla riunione. Cos'è esattamente la riunione? E perché è importante insegnare a un cavallo la riunione? La riunione ve la potrei spiegare in questa maniera qua, utilizzando le redini. Ipotizziamo che ci sia la testa del cavallo da questa parte e la sua groppa da questa parte. Quando il cavallo lavora in riunione, fa questo esercizio qua, quindi la sua testa si abbassa, il suo posteriore si carica, la schiena si inarca, vuol dire che spingerà il cavaliere verso l'alto. Stiamo praticamente allenando tutta la fascia muscolare della schiena in modo che il cavallo sia portato a supportare il peso del cavaliere, quindi a lavorare con tutta la parte muscolare. Il posteriore si andrà leggermente sotto il cavallo in modo da aumentarne la spinta e le spalle lavoreranno più in leggerezza. Quando non abbiamo un cavallo riunito, cosa succede? Succede l'esatto contrario, la testa si alza, vedete che la schiena si abbassa, quindi il peso del cavaliere andrà a gravare ancora di più sulla schiena del cavallo, il posteriore si disimpegna andando verso l'esterno, quindi non farà più da spinta, saranno le spalle a dover supportare tutto il movimento del cavallo. Quindi il cavallo che lavora in riunione è un cavallo che si chiude per poter sviluppare al meglio le sue forze, praticamente diventa una specie di molla che si carica pronta al lavoro. Come facciamo a ottenere un cavallo riunito? L'errore più banale che si vede in giro, perché è un concetto errato di riunione, è quello di tirare sulla bocca del cavallo e ottenere ok. Questo non è un cavallo riunito, questo è solo un cavallo a cui viene chiesto di cedere con la testa verso il suo collo, ma di fatto non si sta riunendo perché il piego della testa avviene in queste vertebre cervicali qua e tutta questa fascia di colonna vertebrale non si inarca. Una vera riunione si ha quando il cavallo riesce a lavorare su questa parte di collo, sulle vertebre del collo all'attaccatura. Quindi avremo una riunione quando il cavallo ottiene questo tipo di lavoro. La parte del collo si inarca, la schiena si alza, il posteriore viene sotto di sé. Provate anche voi, è una cosa molto semplice. Se io faccio questo movimento, quindi porto solamente il mento al collo, la mia schiena non si inarca, anzi diventa più rigida, ma se io porto tutta la testa verso il basso, la mia schiena si inarca e spinge verso l'alto. Se invece la mia testa si alza verso il cielo, la mia schiena si inarca al contrario. È la stessa identica cosa che succede ai cavalli. Come insegniamo una riunione ai cavalli? Non è un esercizio semplicissimo le prime volte, fargli capire come funziona, ma una volta che abbiamo capito cosa vogliamo ottenere, ci viene più semplice. Capiamo quindi che il cavallo deve essere come una molla. Per essere come una molla dovremo comprimerlo. Per comprimerlo cosa dobbiamo fare? Dovremo prendere del contatto, e questo lo facciamo le prime volte al passo. Prenderemo contatto con la sua bocca, quindi senza tirare ma solo in contatto, e metteremo pressione con le due gambe, come per chiedergli una transizione ascendente, ma non gli permetteremo di passare al trotto. Quindi lo otteniamo lì finché non sentiamo la schiena che ci solleva leggermente. Contatto, gambe, cerchiamo proprio di tirare sulla pancia del cavallo, devono lavorare gli addominali del cavallo per poter lavorare in riunione. Quindi contatto, gamba. Pian piano il cavallo imparerà a mantenere e a prendere questa posizione con il tempo, a forza di chiederla e richiederla e richiederla. E capite che è un enorme vantaggio per noi se il cavallo impara a lavorare riunito. Previene dolori alla schiena, permette al cavallo di spingere con i posteriori e previene anche tutte delle problematiche collegate al collo. Inoltre un cavallo che lavora riunito è un cavallo pronto in bocca, non che fugge dall'imboccatura, ma pronto ad ascoltare i comandi. Una volta che abbiamo ottenuto questo tipo di lavoro al passo,
e ripeto, ci vorrà del tempo se il cavallo non conosce questo lavoro. Potremo provare a richiederglielo anche al trotto, quindi aumento l'andatura, una volta che al trotto, contatto, gambe, cerco di impedire che parta al galoppo. Nel caso in cui succede, allora dovrò aumentare la pressione delle mie mani. Se invece decelera al passo, rilascio un po' di pressione delle mani e aumento la pressione delle gambe. Devo fare in modo che impari a mantenere gli addominali contratti e quindi a lavorare con la schiena inarcata. Stessa identica cosa l'avremo poi al galoppo. Mantengo il contatto, prendo un po' di contatto con la bocca e mantengo la pressione sulle gambe. Ogni volta che il cavallo perde questo tipo di posizione, riprendo contatto e rimetto gambe. Una volta che il cavallo impara questo tipo di esercizio, basterà poi appoggiare entrambe le gambe perché il cavallo si prepari come una molla ad eseguire qualsiasi esercizio successivo, quindi che sia una partenza, il passo, il trotto, il galoppo, che sia una girata. Una volta che abbiamo il cavallo riunito, abbiamo un cavallo pronto ad eseguire qualsiasi esercizio. Abbiamo visto che è un equilibrio di mano e di gamba, quindi dovremmo lavorare insieme, dovremmo far lavorare mani e gambe assieme. Quando uno mette troppa forza, l'altro ne va a perdere, quindi dobbiamo riuscire a equilibrare le due cose. Strumenti per forzare la riunione raramente funzionano. Martingale, redini di ritorno possono dare al cavallo un'idea di come deve stare in posizione, ma se non c'è la sua volontà, una volta che togliamo lo strumento, il cavallo ritornerà di nuovo a non essere più riunito. Quindi cerchiamo di fare in modo che il cavallo impari a rimanere riunito utilizzando gli aiuti naturali nostri, quindi delle mani e delle gambe. In questo modo avremo un cavallo che allenerà il suo fisico e nel lungo andare vedrete i risultati, perché avremo un cavallo che rimarrà sempre con una bella schiena dritta e non inarcata, come se ne vedono i vecchi cavalli che hanno ormai la schiena sfondata. Questo il motivo è proprio qui, è proprio sulla riunione. Quindi per oggi, per quanto riguarda la riunione, questo è tutto. È un esercizio, ripeto, che richiederà molto tempo. I cavalli non imparano la riunione in 2 o 3 sessioni di lavoro, ma di solito ci mettono anche dei mesi. Dovremmo avere la costanza tutte le volte che montiamo, dedicare del tempo a questo tipo di esercizio, prendere del contatto, mettere gambe e richiedere che il cavallo si chiuda. Quando il cavallo imparerà a farlo di sua iniziativa o con una minima richiesta nostra, poi avremo un cavallo sempre pronto ad eseguire i comandi in maniera scattante, specialmente se vogliamo fare delle discipline, se vogliamo andare su discipline di velocità. Il cavallo pronto, caricato sui posteriori è un obbligo, quindi il cavallo deve imparare ad essere riunito. Per oggi quindi questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.